Emozionato, no? No. Nuovo appuntamento con i podcast S Roma. In realtà oggi iniziamo una nuova serie di appuntamenti, Dreaming Roma, una serie di appuntamenti che ci permetterà di conoscere chi già gioca nella Roma ma in realtà sogna di rimanerci anche da professionista, una serie di appuntamenti che ci permetteranno di conoscere i nostri talenti della primavera. Allora, chi meglio del capitano che è qui in studio con noi, Leonardo Graziani. Ciao Leo. Ciao Marco, buonasera. Un po' emozionato, no? Perché siamo abituati più in campo, Sì, in studio. esatto, più in campo diciamo è più facile, in studio diciamo è bello essere qui, è un piacere. Beh, professionismo vuol dire anche tante telecamere e appuntamenti del genere, quindi ci abituiamo anche a questo. La sensazione è che tu sia tanto estroverso in campo, tanta qualità, ma un po' introverso e timido fuori dal campo. È la sensazione giusta? Sì, esatto, dentro al campo sono più libero, invece fuori, come hai detto tu, un po' di timidezza c'è, diciamo, dai. Classe 2005, iniziamo a parlare un po' di campo così ti sciogli, che ti viene naturale. Classe 2005, 10° anno di Roma, te lo ricordi il primo giorno? Perché inizia a essere passato un po' di tempo. Sì, un po' di tempo, il primo giorno bellissimo, non lo scorderò mai, ma soprattutto diciamo il provino che ho fatto qui alla Roma è stato bellissimo. Ce lo racconti un pochino? Il provino è stato... Hanno chiamato, tu sei dell'Aquila. Io sono nato all'Aquila, però E giocavi nel Rieti. sì, sono cresciuto a Rieti, sono di Rieti. Ok. E sì, mi hanno chiamato, addirittura ho fatto il provino con quelli più grandi di un anno, il 2004, e è stato bellissimo perché comunque essere chiamato dal direttore sportivo che in quel momento era Bruno Conti è stupendo, e quindi è stata un'emozione grandissima, e soprattutto essendo abituato ai campi di Rieti che non sono il massimo, ma comunque in campi qui a Trigoria veramente bellissimi. Immagino sul di Bartolomei. Sì, È esatto. stato, Sì, quindi sì, già sì, hai iniziato a sentire un po' quello e sarebbe diventato un quello campo dopo, amico. però il provino, il primo alla Quercia. Ah, ok. La Quercia, Ok. bellissimo. E il tragitto da casa a Trigoria, che pensieri avevi in testa? Perché stiamo parlando di un ragazzo che aveva 10 anni? No, avevo 7 anni. Ah, addirittura il meno. provino, 7 anni. E ero molto piccolo. Sinceramente adesso le emozioni non me le ricordo benissimo, però ero molto, molto agitato, dai. Beh, ci Comunque credo. 7 anni non ero grande. E dopo il provino avevi la sensazione di aver giocato bene o male? Dopo il provino avevo sensazione di aver giocato benissimo, Mm. e anche perché subito dopo il provino, neanche il tempo di farmi la doccia, esco e vedo subito Bruno Conti che parlava con mio padre. Insomma, un bel segnale. Un bel segnale, sì, sì. E la tua famiglia quanto e come ti ha aiutato in questo trasferimento? Perché poi la Roma ti ha preso, insomma l'età ce l'hai detta e ti sei dovuto trasferire. Mi ha preso un anno con quelli più grandi, un anno prima, e sì, viaggiavamo all'inizio. Ti racconto questa: Bruno aveva detto a mio padre che venivo solo 2 o 3 volte a settimana, così, anche perché il viaggio da Rieti a Roma è lungo e sono chilometri, e papà gli aveva detto sì, va bene, dai, 2 o 3 volte così va bene, però alla fine poi da 2 o 3 volte sono passati a 5-6 a settimana. Però Tutta, praticamente. tutta. Però poi ovviamente papà vedeva che comunque ero contento, come facevano ad accompagnarmi. E quindi facevo avanti e indietro tutti i giorni? Facevo avanti e indietro tutti i giorni. Più l'attesa fuori Trigoria. Più durante? l'attesa, infatti di sacrifici ce ne sono stati tanto, sia da parte mia ma soprattutto dalla mia famiglia, veramente. Li Fammi ringrazierò. indovinare, quando hai firmato il primo contratto professionista, il primo pensiero è stato tutti i sacrifici che hanno fatto loro? Tutti, veramente, tutti. Vivo per queste cose, farli felici per me è la cosa più importante, veramente. Già mi sto emozionando. Beh, è giusto, ma è quando giochi ci pensi alla tua famiglia? Molto. È uno dei miei obiettivi, farli davvero
sorridere, farli stare bene e li voglio rendere orgogliosi. Beh, immagino che già lo siano comunque, Sì, molto. perché comunque il percorso, appunto, abbiamo detto, Molto. è già 10 anni comunque Sì. che sei protagonista qui dentro, insomma, io ti ho visto da quando hai iniziato le categorie nazionali e sei sempre stato protagonista. In questi 10 anni della famiglia abbiamo parlato, c'è un momento, una partita, una fotografia, una persona alla quale sei particolarmente affezionato di questi 10 anni di Roma? Ma io direi Marco, guarda, veramente tutti i 10 anni che sono stato qui, ogni giorno è sempre stata un'emozione entrare proprio qui dentro, allenarmi, soprattutto anche adesso sto diventando un po' più grande, allenarmi con la prima squadra, ogni giorno sembra di vivere un sogno, guarda, veramente. Anche in preparazione quest'estate con il mister De Rossi che mi ha dato l'opportunità comunque di giocare qualche amichevole. Veramente lo ringrazierò sempre, come ringrazio la società e soprattutto ringrazio anche i miei familiari che mi sono sempre vicini. Stiamo parlando di cose belle, allora iniziamo a parlare pure quelle di un po' brutte. Una partita che rigiocheresti perché è andata male, perché avete perso, perché tu hai sbagliato qualcosa. Quella che ovviamente mi è rimasta proprio... ci sono rimasto malissimo è quella dell'anno scorso Certo. con la primavera, perché diciamo che tu cresci nel settore giovanile per poi vincere trofei e l'obiettivo più grande in quel momento è la primavera. Da piccolo sogni la primavera, come io guardavo i giocatori della primavera all'inizio, era lì che volevo arrivare. Poi ovviamente il salto in prima squadra, ma l'obiettivo primario era quello della primavera e essere arrivato in finale scudetto contro il Sassuolo e non vincere lo scudetto, sono stato veramente male, guarda, Ancora veramente. brucia, immagino. Beh, io me lo ricordo, insomma, piangevate tutti, Sono quindi stato veramente male, sì. sicuramente è stata una sensazione brutta, però c'è sempre un però nel calcio, no? E quel però per te significa altro anno in primavera, fascia da capitano e un'altra opportunità. Proprio per questo quest'anno non vedo l'ora di arrivare alle finali, vincere tutto, voglio vincere lo scudetto. Mi è rimasto proprio male, sono rimasto malissimo, quindi non vedo l'ora di rigiocare una partita del genere. Parlando con voi si capisce che insomma lo scudetto primavera è la ciliegina sopra quella torta che è il percorso nel settore giovanile, no? Chiudere, ricordo anche per esempio, è famosissima l'intervista a Niccolò Pisilli Esatto, in quello lacrime volevo perché parlarti, infatti. è la fine di un percorso che finisce nel migliore dei modi, quindi probabilmente quelle lacrime raccoglievano 10 anni di strade per te anche lunghe Esatto. per arrivare qui a Trigoria. Molto molto simile a quello che ha fatto Nicolò, che lo stimo tantissimo, è un ragazzo bravissimo veramente. Ecco, adesso lui è in prima squadra, il protagonista in prima squadra è un punto di riferimento per voi. Certo, certo, ovviamente, anche perché con lui sono cresciuto, con lui sono entrato dentro Trigoria e vorrei fare quello che sta facendo lui perché è un sogno veramente, quindi mi dedico a quello per arrivare dove sta Nicolò. Sei un centrocampista di qualità, trequartista, mezzala offensiva, poi insomma, anzi, dimmelo tu, qual è il ruolo che preferisci? Ma Tanto io... il mister non ci ascolta. No, io sono una mezzala di qualità, ma ho anche tutte e due le fasi, secondo me. E quindi Beh, dai, cose che stiamo vedendo, insomma, qui hai smarcato il portiere, hai messo dentro, insomma, questo è quasi da attaccante vero, no? Sì, sono offensivo ma anche difensivo, secondo me. E sì, mi diverto molto, soprattutto stare giocando con la palla, tra i piedi, con la palla tra i piedi e diciamo è bello far gol, è bello far gol con questa società, con questa squadra. Meglio un assist o un gol a questo punto? È meglio un gol, secondo me. Ah, quindi centrocampista che però se vede l'attaccante accanto tira. No, dipende, se l'attaccante ovviamente sta messo meglio sono il primo a darla, però il gol è il gol. Qual è un aspetto da migliorare e uno invece in cui ti senti già forte? L'aspetto da migliorare, come ti ho detto prima, secondo me sono un giocatore che fa sia la fase possesso che non possesso, ma ovviamente la fase di non possesso la devo migliorare molto. Ce l'ho, ma secondo me la devo tirare fuori.
quindi su quello devo migliorare. E invece palla tra i piedi è il mio punto di forza. E, sai che sono un ragazzo umile, quindi non mi vanto, quindi... Guarda, facciamo così, io ti conosco, ma hai di fronte una persona che non ha mai visto una tua partita. Che gli diresti? Chi sei? Che giocatore sei? Beh, sono un giocatore di qualità che mette anche in porta i compagni e gli fa fare gol. E questo. Prima parlavamo della Roma società, no? Da sempre è molto attenta al settore giovanile, alla crescita del ragazzo in campo, ma anche tante attenzioni fuori. Secondo te che peso ha una società del genere per il ragazzo, per il calciatore, ma anche per l'uomo che sei diventato? Beh, molto, ma soprattutto come hai detto tu, fuori dal campo, perché fuori dal campo è una società che sta attenta su tutte le cose, su tutte le situazioni fuori dal campo e ti aiuta comunque ad arrivare nel mondo prima squadra, perché tu ovviamente loro ti aiutano, ti addestrano per poi allenarti e giocare in prima squadra con gli stessi atteggiamenti che hai avuto fino da bambino. Quello è l'obiettivo secondo me della società e lo sta facendo benissimo. Prima squadra significa quest'estate, no? È stata un'estate sicuramente diversa, tutto il ritiro con la prima squadra, amichevoli anche da protagonista, prima lo dicevi insomma anche segnato in amichevole, i giornali che ne iniziano a parlare, qualcuno che si interessa. Che estate è stata? Estate che non scorderò mai, questo Eccoli qua. sicuramente. E veramente io al mister De Rossi l'ho ringraziato perché abbiamo giocato anche una partita a Rieti dove sono cresciuto e quindi C'era tutta Rieti praticamente. esatto, c'era tutta Rieti e veramente quando sono sceso dal pullman tutti oh Leo così è stato veramente un sogno, gliel'ho detto mi stai facendo vivere un sogno mister e lui si è messo a ridere e mi ha tirato anche una pizza sul collo e veramente bello, non lo scorderò mai, soprattutto i gol, segnarli in prima squadra, come giocare in preparazione con un giocatore come Paolo Dybala che vede e comunque ti aiuta nelle varie situazioni, veramente bello. Ora ti stai un po' abituando ad allenarti Sì, con loro, quello no? È sì, un quello po'... sì, quello Non sì. dico meno emozionante, però diventa un po' più lavoro. Esatto, sì, quello sta diventando il mio lavoro e voglio fare questo da grande e quindi voglio continuare così. C'è stato un momento, non solo in questa stagione, magari anche in passato, in cui hai pensato forse posso esordire, sto per esordire? Beh, sì, l'ho pensato, però ci sono stati molti cambiamenti in questi mesi e quindi ovviamente l'obiettivo primario è vincere le partite nella Serie A e quello è l'obiettivo primario. Poi se ovviamente mi daranno spazio per andare sopra, non vedo l'ora, però giusto che sopra vincono le partite. Ho fatto un piccolo viaggetto nei tuoi social, ma tu non sei tanto social, mi sa. Che rapporto hai con... torniamo alla timidezza esatto, d'inizio. ritorniamo sempre a quella. Sì, lo uso, però è molto sul calcio. Se devo mettere qualche socio, qualche storia, così è tutto sul calcio. In ritiro che fai? In trasferta, in ritiro? Parli con i compagni, leggi un libro oppure un po' di cellulare e di social lo guardi? Sì, quello sì, è ovvio, soprattutto noi ragazzi di oggi il social fa sempre parte di noi, però cerco sempre di evitarlo. A me piace tanto parlare con i compagni perché alla fine poi qualche discorso poi esce, capito? Quindi piace molto parlare. Dal tuo arrivo alla Roma abbiamo detto 10 anni, manca tanto così un passettino. Avresti mai immaginato, insomma, che il professionismo è lì, a un passo, lo vedi praticamente? Quello ancora non ci credo, quello ancora non ci credo tanto, però vedo che comunque allenarmi con la prima squadra, aver fatto il ritiro, qualcosa intravedo, però devo continuare come sto facendo perché non è semplice, quindi devo continuare così. Qual è la tua ambizione nel calcio? Beh, l'ambizione è quella di giocare nei grandi stadi e vincere più coppe possibili. Quello è il mio obiettivo e l'ambizione.
e soprattutto, come ho detto prima, il lavoro di giocare a calcio, quello è. E un sogno? Un sogno ovviamente è vincere il mondiale con la nazionale. La maglia della Roma invece la stai indossando anche adesso durante questa chiacchierata, che Quella significa? sempre, quella Che sempre. significa la maglia della Roma? Tanto, tantissimo. Sono cresciuto qua e è un onore ogni giorno, soprattutto adesso in primavera, giocare con la numero 10, la fascia da capitano, non so neanche descriverlo perché è una cosa bellissima che la società mi ha dato questa possibilità di indossare tutte e due, quindi la devo solo ringraziare, veramente bello. Grazie Leo, in bocca al lupo. Grazie a te Marco.